Un design inconfondibile, dal sapore squisitamente italiano e una guidabilità fuori dal comune, difficile da trovare su un'ammiraglia con questo peso e con queste dimensioni. Questa era la Maserati 4 porte di sesta generazione. Quello che le mancava piuttosto era una bella iniezione di tecnologia, specialmente nei confronti delle sue rivali di sempre, quelle tedesche Audi A8, BMW Serie 7 e Mercedes-Benz Classe S. Per questo gli ingegneri di Modena a 3 anni dal lancio, dopo 24.000 esemplari venduti, si sono messi al lavoro al restyling, ed eccolo qui. Questa appunto è la Maserati 4 porte facelift, che cambia fuori nell'estetica, cambia dentro negli equipaggiamenti, nei materiali, ma cambia soprattutto sotto la pelle a livello di tecnologia. E la novità più grande la troviamo qui al centro, dove arriva questa nuova calandra a listelli, vedete, cromati verticali, molto simile anche a quella della nuova Levante, la SUV della casa di Modena. Abbiamo il nuovo tridente, vedete qui nasconde il radar del cruise control attivo, e all'interno, ve lo faccio vedere così, ci sono queste alette, ora sono chiuse, sono attive, cioè si chiudono per migliorare fino al 10% l'efficienza aerodinamica, e rimangono chiuse a meno che il motore non abbia bisogno di un raffreddamento più massiccio. I fari rimangono tutto sommato quelli di sempre, sono a LED con questa firma luminosa a LED griffata Maserati e all'oxeno, e cambiano un po' anche le prese d'aria nella zona inferiore. La Maserati 4 porte, pensate, è lunga 5,26 metri, un macchinone, è veramente enorme, e ve lo dico perché è più grande rispetto alle sue competitor. Audi A8, BMW Serie 7 e Classe S sono intorno ai 5,10 metri, quindi qui abbiamo una lunghezza più grande, pensata per soddisfare il palato dei clienti statunitensi soprattutto, e asiatici. Rimangono al loro posto qui le 3 prese d'aria tipiche di ogni Maserati che si rispetti, e sono anche rinnovati i cerchi in lega. Io ho questa versione che monta i cerchi da 20 con pinza freno nera griffata, ovviamente Maserati, ma potete avere anche i 21. Questa è un'altra novità del restyling, l'allestimento gran lusso. La 4 porte ora si può avere nella versione gran lusso, che quindi è un po' più elegante, quella che stiamo vedendo insieme, o anche nella versione gran sport con cerchi da 21 e uno stile più orientato ovviamente all'aggressività e alla sportività. Molto simile al passato anche il posteriore, rimangono al loro posto i fari full LED, come tutte queste cromature, ovviamente 4 porte, un orgoglio in casa Maserati, questo nome in italiano che vuole sottolineare ad ogni costo la provenienza di quest'auto. E poi il doppio terminale di scarico, noi adesso qui abbiamo la diesel, cambiano un po' le forme dei terminali a seconda della motorizzazione. Nuovo invece qui l'estrattore aerodinamico, che è stato ridisegnato in occasione del restyling. Belli poi tanti dettagli di questa 4 porte, l'immancabile tridente qui sul terzo montante posteriore, e cromature un po' dappertutto. Il portellone è importantissimo per un'auto come la 4 porte, apertura del bagagliaio ovviamente elettrica, ed eccolo qui il vano, 530 litri di capacità. Io ho il mio bagaglio e poi il telo con cui era coperta l'auto vi fa un po' capire quanto sia profondo, cioè è profondissimo, è veramente enorme. Rispetto alle competitor tedesche abbiamo una decina, una ventina di litri in più, quindi complimenti, ovviamente data anche però dalla maggiore lunghezza di quest'auto. Adesso seguitemi dentro. Il primo dettaglio lo scopriamo non appena apriamo lo sportello, che ci piace molto su questa Maserati, ed è ovviamente l'assenza della cornice, del montante, delle portiere, proprio come sulle coupé, sulle vetture sportive, perché questa è sì una ammiraglia ma anche una Maserati. Stessa cosa ovviamente sulla portiera posteriore. Andiamo dentro però a vedere questo abitacolo, direi Made in Italy fino in fondo, e lo vediamo subito dalla pelle, che è la cosa che mi è piaciuta di più di questa Maserati 4 porte. Guardate come è fatta, questa è rossa ed è veramente morbidissima, ve lo assicuro, con queste cuciture a vista che non sono davvero niente male, e poi con questi inserti che possono anche essere pensati in seta, firmata dallo stilista Ermenegildo Zegna, che ha firmato proprio una partnership con la casa del Tridente. Intanto
vi faccio vedere questo pannello porta che è veramente uno spettacolo. Pelle, tessuto, alluminio e piano black si fondono insieme. Ecco, un po' di plastica, quella ovviamente più dura, ma nelle zone comunque più lontane dagli sguardi non mi dà fastidio. Bella anche questa superficie in piano black con logo 4 porti, l'orologio analogico al centro perché è un'auto classica per chi ama le cose classiche. E ecco la strumentazione, anche qui direi praticamente identica a quella della Levante, con i due strumenti analogici, quindi direi sportivi, e al centro questo computer di bordo con una buona risoluzione. La più grande novità degli interni però rimane il nuovo sistema multimediale con display da 8.4 pollici, quindi molto grande. Finalmente ci voleva un infotainment degno di un'ammiraglia come questa. Si comanda da questa doppia ghiera molto simile a quella dell'iDrive della BMW, ma è molto reattivo ai comandi. L'avevo già visto su Levante, vedete, mi piace la reattività. Quello che forse mi convince un pelino meno è proprio il font, la grafica che è prelevata mi sembra dai modelli americani del gruppo FCA. Forse avrei preferito una connotazione stilistica più personale. Ecco qui invece il volante, il mio è rivestito in pelle, ma si può avere anche, pensate, in Alcantara o in fibra di carbonio, ancora più bello. L'Alcantara la troviamo però anche qui su tutti questi montanti e su tanti dettagli dell'abitacolo, e la plancia invece qui è interamente rivestita in morbida pelle, quindi complimenti agli artigiani italiani per questo interno. Un'altra novità la troviamo qui sul rinnovato volante, vedete, finalmente arriva il cruise control adattivo su quest'auto che mancava e che è fondamentale per un'auto di questo tipo, pensata proprio per chi macina chilometri. Impianto audio premium Bowers & Wilkins, tunnel centrale, materiali direi di qualità, piano black, attenzione, rimangono sempre le ditate. Forse questo bauletto e qualche dettaglio si poteva curare un po' meglio, vedete quando si chiude non trasmette una bellissima idea di qualità. La leva di selezione del cambio automatico, mentre qui una plancetta da cui possiamo selezionare diverse modalità di guida e soprattutto tarare le sospensioni adattive. Ma è un macchinone, abbiamo detto, molto lungo. Andiamo a vedere quindi come si sta dietro. Un passo extra large, forse con quest'auto farete un po' fatica a trovare parcheggio in Italia perché abbiamo detto è più a misura di Stati Uniti o di Cina, però guardate poi qual è l'altro lato della medaglia, cioè uno spazio gigantesco a bordo. Io, è vero, lo sapete, non sono molto alto, ma posso addirittura sdraiare le gambe, cioè è incredibile. Se davanti siede una persona della mia altezza c'è uno spazio eccezionale, ma anche quelli più alti trovano comunque uno spazio invidiabile per le gambe, ci mancherebbe altro che non fosse così. Stesso discorso direi anche per la testa, certo ha un po' questo stile da coupé fuori, quindi attenzione, se siamo alti 1,90 probabilmente iniziamo un po' a sfiorare il padiglione, però direi niente male. Bella la plancetta del controllo della climatizzazione quadrizona, guardate come è raffinata e quante possibilità ha di regolazione. Permette anche di avere altre due bocchette qui, quindi per grande comfort. Ma le Maserati sono famose anche per essere grandi auto da guidare. È vero che i clienti di una 4 porte di solito siedono qui dove sono io, però è anche importante sapere come se la cava quest'auto di quasi 2 tonnellate di peso. Quindi andiamo a guidare e vediamo come se la cava. Sono al volante della nuova 4 porte e vi confesso che sono anche un po' emozionato, un po' perché la sto guidando sulle magiche strade dove si corre la mitica Targa Florio, la gara automobilistica nata nel 1906 e quindi la gara automobilistica più antica del mondo, dove poi anche Maserati ha portato a casa tutta una serie di successi spettacolari con piloti del calibro di Alfieri Maserati e anche Villoresi. Un po' però anche perché sto guidando l'ammiraglia per eccellenza italiana, e per di più ho un po' barato perché rispetto all'auto che vi ho fatto vedere prima ho scelto di guidare la GTS, quindi la versione più ambita, quella top di gamma, spinta con il motore V8 Maserati.
devo dire ragazzi che questo motore è qualcosa di spettacolare, perché ha 710 Nm di coppia, e questo regala uno spunto invidiabile in basso. C'è un breve ritardo del sistema di sovralimentazione biturbo, ma poi diventa veramente un fiume in piena. Ma grazie a 530 cavalli ha anche un allungo invidiabile. Pensate che spinge con una foga incontenibile fino a 7000 giri minuto. Questo magnifico 8 cilindri italiano conferma in un certo senso l'unicità della quattro porte, che secondo me è una delle poche, se non l'unica ammiraglia che è anche bella da guidare, che regala qualche sfizio. Il piacere di guida insolito da trovare su un'auto così grande è dato non solo da questo favoloso motore, ma anche dal cambio automatico che conosciamo benissimo, perché è lo ZF a 8 rapporti che si può comandare da questi bellissimi paddle qui in alluminio. Con il restyling gli ingegneri ci hanno raccontato di aver ritarato le logiche di gestione di questo convertitore di coppia, che ora è ancora più veloce, e in effetti è veramente un piacere da azionare. Quando il motore è a pieni regimi in tiro dà quasi un piccolo calcio nella schiena, e questo lo rende anche coinvolgente. Ovviamente anche su questa Maserati abbiamo la possibilità di scegliere diverse modalità di guida qui da questa plancetta, che tarano non solo la risposta del cambio automatico e dello sterzo, ma anche delle sospensioni Skyhook adattive, che abbiamo già elogiato sulla Levante. In comfort sono veramente morbide e danno grande comfort. Noi invece adesso ovviamente siamo in sport e tutta l'auto si irrigidisce e diventa decisamente più reattiva. Nonostante il turbo, questa Maserati 4 porte GTS ha un sound veramente coinvolgente. Certo è un po' cupo, però il V8 ulula e canta che è un piacere. Adesso io provo a fare un'accelerazione e vi faccio vedere di che cosa è capace. Sentite qua che roba: 3.8 litri, allunga fino a 7000, incredibile. E poi qui scalo e mi aggrappo alle pinze freno Brembo a 4 pistoncini. Fanno un bellissimo lavoro anche sulle 2 tonnellate di quest'auto. Il sistema biturbo ha pochissimo turbo lag, lo ammetto. Guardate qui in uscita, bellissima. Wow! È questo che vi dicevo quando vi raccontavo che è l'unica ammiraglia che è anche divertente e coinvolgente da guidare. Avete sentito come ha allargato il retrotreno? Incredibile pensare che siamo su un'auto della categoria della classe S. Siamo su un macchinone di 5,26 metri con circa 2 tonnellate di peso, e devo dire che qui tra le curve di questa magnifica strada tutto questo peso si fa un po' sentire. In ogni caso non è male il telaio di questa 4 porte, è lo stesso di Ghibli e Levante, e già con quelle due auto avevamo visto come il telaio Maserati, realizzato in gran parte in alluminio, riesca bene a filtrare il peso di queste auto. Devo ammettere che rispetto alla vecchia 4 porte questa di sesta generazione ha perso un pelino di piacere di guida, ed è inevitabile, perché gli ingegneri Maserati, come vi ho raccontato, hanno deciso di farla molto più grande, e questo un po' nella guida devo dire che si sente. Immaginate cosa vuol dire guidare un po' ad alto ritmo, non diciamo al limite, con un passo così lungo. Mi convince un po' meno nella dinamica di guida di quest'auto forse questo sterzo. Certo, in sport ho più carico, ma non è sempre rapidissimo. Forse con tutta questa potenza e queste prestazioni avrei preferito un po' più di rapidità nei cambi di direzione. Ora siamo entrati in paese, a Castelbuono, un paese molto famoso per la targa Florio, quindi è il momento ideale per magari raccontarvi qualche dato. Prima di tutto le motorizzazioni. Se vi dovesse spaventare troppo un V8, soprattutto in Italia,
Italia, non temete perché c'è una gamma motorizzazioni piuttosto articolata su questa Maserati. Ovviamente c'è il V6 biturbo a benzina da 410 cavalli, disponibile anche in versione SQ4 a trazione integrale, mentre tutte le altre 4 porte, ovviamente le S, sono a trazione posteriore. C'è anche una versione da 350 cavalli di questo V6 biturbo benzina, che però non viene importata in Italia per ovvi motivi, perché non verrebbe molto richiesta. Poi però abbiamo anche i motori diesel, che sono ovviamente i V6 da 3 litri turbo della VM Motori di 100, quindi anche questi made in Italy, disponibili nella variante da 275 cavalli o in quella anti-superbollo da 250 cavalli, perfetta quindi per l'Italia. Per quanto riguarda i consumi invece, nel nostro brevissimo test di primo contatto siamo riusciti a stare intorno ai 15-16 litri ogni 100 km, perché non ci siamo troppo risparmiati col pedale del gas. In ogni caso questa GTS guidata in maniera un po' più accorta sono sicuro che starebbe intorno ai 12-13 km litro. Se siete grandi chilometristi invece potete, anzi dovete scegliere il diesel. Ma alla fine la vera domanda è quella che mi avete fatto in tantissimi su Facebook durante la diretta, cioè è meglio alla fine questa Maserati 4 porte 100% made in Italy o la solita tedesca, la classe S, la BMW serie 7 o l'Audi A8? Beh, non è facile rispondere a questa domanda, perché sì, è vero, con questo restyling finalmente anche su 4 porte è arrivato un pacchetto tecnologico di livello, un nuovo sistema di infotainment, anche se ovviamente non siamo ancora a livello delle tedesche, dove c'è addirittura un principio di guida autonoma. Qui abbiamo il cruise attivo, la frenata automatica di emergenza, il monitoraggio dell'angolo cieco e il segnalatore di abbandono involontario di carreggiata, ma le tedesche offrono ancora di più. La Maserati però è unica nel suo genere perché offre un piacere di guida inedito, direi introvabile su altre ammiraglie, forse ha tanti piccoli difettucci, un po' come tutti i prodotti artigianali italiani. I comandi qui in plastica non restituiscono sempre una bellissima sensazione, anche qualche finitura come per esempio queste bocchette di ventilazione non ci hanno fatto impazzire, ma è un'auto che si sceglie con il cuore, si sceglie perché ha un marchio riconosciuto in tutto il mondo, di cui siamo molto fieri, e un design veramente ben riuscito. Prima di salutarci però chiudiamo il video di prime impressioni con i prezzi, come al solito. Si parte da circa 99.000 euro per questa 4 porte restyling, con la versione ovviamente a gasolio, ma attenzione perché la GTS Gran Lusso, Gran Sport che sto guidando io in questo momento, udite udite, arriva ben a 161.000 euro circa, quindi insomma siamo verso cifre veramente importanti. Spero come al solito di essere riuscito già a darvi una prima panoramica di questa supercar, concedetemi il termine, considerate le prestazioni in gioco e il prestigio di quest'auto. Raccontatemi come vi è sembrata nei commenti qui sotto, e voi quale scegliereste, tedesca o l'orgoglio italiano Maserati? Ciao e alla prossima auto!